Croccanti fuori, morbido dentro, hai un profumo da invidiare, piace a tutta la famiglia. Pani in padella. Ho visto alcuni video per quanto riguarda pani in padella su internet, ma sono certa che il mio è il migliore. Ma per uscire così buono ci sono alcuni passaggi da rispettare che condividerò con voi durante e alla fine del video. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io di solito faccio il pane a tutti i dosaggi all'occhio, ma questa volta, visto che volevo condividerlo con voi, ho messo tutto sulla bilancia. Nella descrizione del video troverete tutto pesato e tutti gli ingredienti per la vostra comodità. Intanto mi preparo la farina, lo lascio da parte. In una ciotola mettiamo l'acqua molto calda. Aggiungo 4 cucchiai di farina e inizio a mescolare bene affinché la farina si scioglie bene. Noterete che si formano come dei piccole palline, è normale perché entra in contatto con l'acqua calda. Noi comunque con il cucchiaino, con un cucchiaio, con una frusta, dobbiamo farlo sciogliere di tutto. Aggiungo un po' di zucchero. Adesso un passaggio importante è quello, prima di mettere il lievito, lasciamo che la farina con l'acqua si raffredda, temperatura ambiente. Quando il lievito viene messo in acqua calda, rischia che, come posso dire, muore il lievito. Invece per non fare questo sbaglio, aspettiamo prima che si raffredda e dopo aggiungiamo il lievito. Di nuovo mescoliamo bene affinché vediamo che il lievito è ben sciolto. Metto una pellicola sopra e lo lasciamo riposare circa 10 minuti. Passati 10-15 minuti, dipende dalla temperatura della camera, più caldo sarà, più il procedimento sarà più veloce. Ecco, noterete che si fa tipo una schiuma. Adesso aggiungiamo il sale e tutta la farina che è rimasta. Dopo averla impastata bene, mettiamo di nuovo la pellicola e lo lasciamo per circa un'ora, un'ora e 20 minuti, dipende di nuovo dalla temperatura della vostra stanza. Lo vedrete come inizierà a crescere e guardate quanto è cresciuto bene, è soffice, è proprio un piacere guardarlo. Risulterà ancora molto morbido e noterete che si appiccica sulle mani. Ci bagniamo le mani in un po' di olio e iniziamo a darle la forma. Per me è una grande emozione creare questo video. Questo tipo di pane lo facevo da quando avevo 15 anni insieme alla mia sorella. Ho spalmato la padella con l'olio, la mia padella è larga 24 cm e leggermente lo premo. Di nuovo metto la pellicola e lo lascio riposare per altri 15-20 minuti affinché vediamo che ho iniziato, ecco così lo vedete, ho iniziato un po' a crescere. Adesso faccio questo. Se avete un coperchio quello più profondo, ok, potete tenere direttamente il coperchio. Io non ho quei coperchi là, per cui mi prendo un carta stagnola, la spalmo bene con l'olio e lo metto sopra. A fiamma bassa per circa 25-30 minuti da una parte e 25-30 minuti da un'altra parte. Adesso come potete vedere lui già è ben cresciuto. Vedete, mi aiuto con un pezzo di carta da forno e con un piatto per girarlo. Dopo lo rimetto dall'altra parte sempre in padella. Metto di nuovo la carta stagnola sopra, lo lasciamo cuocere anche dall'altra parte.
Guardate, dipende anche dalla vostra fiamma. Comunque io vi consiglio ogni tanto con una forchetta o un qualcosa alzare questo pane e guardare la parte di sotto. Quando lo vediamo che così è bella odorata, vuol dire che è pronta e lo giriamo. L'importante è di non alzare la fiamma perché sennò rischiate che non vi esca ecco buono dentro. Ecco qua il mio pane è alto 7 centimetri. Ripeto, la mia padella aveva 24 centimetri. Vi do un consiglio: se non avete tanta esperienza con l'impasto, no, con il pane, giocare con la farina, fate questo, provate a fare con lievito in polvere. Ho notato che quando faccio il pane, soprattutto con lievito in polvere, mi esce meglio di quello tipo fresco. Non saprei a cosa è dovuto, ma ho notato che anche un bel colore ha il pane, è bello croccante, è morbido dentro, per cui provate con lievito in polvere. Vedo che ultimamente mi chiedete la ricetta dell'altro pane che di solito lo faccio in forno bello croccante perché non trovate la ricetta tra i miei video. Facciamo così, più avanti farò un altro video con il pane in forno bello croccante, un video dedicato soltanto al pane come quello di oggi, così per la vostra comodità avrete già il procedimento e la ricetta. Se questo video ti è piaciuto, sostienimi con un commento, con un mi piace e noi ci vediamo presto. Ciao ciao!